Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Narcviz, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Prima di iniziare con l'argomento del giorno ci tenevo però a fare una brevissima e piccolissima premessa. Dunque, io non sono un docente certificato Autodesk, questa cosa deve essere chiara, ci tengo a dirlo. Il mio intento attraverso Narcviz è quello di mettere sul tavolo il bagaglio della mia esperienza con un software che consente di lavorare nell'ambito del BIM, in questo caso Revit. Perché per quelli di voi che non lo sapessero, Revit non è il BIM, Revit è uno strumento, ce ne sono tanti altri che consentono di lavorare nell'ambito del BIM, come per esempio Archicad di Graphisoft, c'è Edificious, c'è Vectorworks, ce ne sono tantissimi. Il BIM quindi è semplicemente una metodologia di lavoro, possiamo definirla, che attraverso l'interoperabilità di più discipline come l'architettura, l'ingegneria, l'impiantistica, eccetera, 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 consente di creare un modello che consentirà poi di progettare e gestire un costruito, un edificio. Io sono un professionista, utente di Revit, che ha avuto modo di costruire la propria esperienza col software attraverso semplicemente praticando la professione, per cui la mia conoscenza è fondata sulla pratica. Lo scopo del canale è quello di mettere sul tavolo questa mia conoscenza nella speranza che possa facilitare e favorire l'apprendimento di uno strumento che comunque rappresenta uno strumento complesso. So cosa significa essere dall'altro lato e conosco molto bene la frustrazione che spesso subentra quando si cerca di imparare uno strumento del genere. Lo scopo di Narcviz è proprio quello, fornire supporto a tutti gli utenti. Ragazzi, in rete ci sono decine e decine di tutorials che affrontano i temi relativi a Revit in maniera molto dispersiva e confusionaria, mi ci sono imbattuto io per primo. Così come ci tengo a dirlo, ce ne sono altrettanti altri che sono validissimi. Narcviz è semplicemente il mio modo, siete liberissimi di appoggiarlo o meno, io continuerò a portarlo avanti. Bene ragazzi, fatta questa rapida premessa, apriamo subito il nostro file di progetto. Voi potete utilizzare quello che volete, potete anche modellare rapidamente le mura e apporvi delle bucature. Il tema che affronteremo oggi è legato alle quote. Vi spiegherò come è possibile personalizzare gli stili di quota in ogni loro elemento e come sfruttare al massimo le potenzialità che Revit offre in relazione a questo strumento per ridurre i tempi legati all'elaborazione e alla realizzazione delle vostre quote in pianta. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, ragazzi, iscrivetevi, di attivare la campanellina nel caso in cui ancora non l'abbiate fatto e di spolliciare, ragazzi, in su mettendo un like al video. Entriamo subito adesso nel cuore del tutorial. Allora, dunque, potete richiamare il comando quote recandovi nella scheda annota gruppo quota. Ragazzi, la quota allineata rispetto alla quota lineare vi consente di realizzare delle quote che si mantengano parallele al muro che state quotando. Faccio un esempio: se avessi in pianta un muro disposto a 45 gradi e volessi quotarlo, scegliendo la quota allineata potrei realizzare una quota che abbia la stessa direzione, che abbia una direzione fondamentalmente parallela al muro che ho realizzato. Bene ragazzi, la quota lineare invece non mi consente di disporre la quota con un angolo diverso da 0 e 90 gradi. Questo perché, infatti, se provassi a quotare il muro che abbiamo appena creato inclinato a 45 gradi, vedete, Revit non mi consentirà con la quota lineare attiva di selezionare alcuna faccia, ma in questo caso probabilmente col tasto Tab, esatto, soltanto alcuni punti, in modo che la quota venga realizzata o orizzontalmente o verticalmente. Se provassi a... ecco qui,
Queste sono le uniche due direzioni in cui possono essere realizzate le quote lineari. Poi abbiamo la quota angolare, come potete ben capire abbastanza in maniera intuitiva, vi consente di quotare gli angoli. La quota radiale, se avessi in pianta una stanza con dei muri circolari, avrei la possibilità con la quota radiale di quotarne il raggio, selezionando o la superficie, l'asse del muro, ho la possibilità di misurare il raggio dal centro fino all'asse del muro, selezionando le superfici del muro ho la possibilità di quotare il raggio interno, il raggio esterno, il centro del nucleo, in questo caso coincide con l'asse del muro, e le superfici del nucleo, che in questo caso coincidono con le facce al di là dello strato di intonaco. Perfetto ragazzi. E avete poi ragazzi la possibilità di quotare il diametro di eventuali cerchi, di muri, di stanze, quindi con muri circolari, o semplicemente linee di dettaglio come mostrato qui nella spiegazione del comando, nel caso di una linea di dettaglio che debba in qualche modo mostrare il superamento delle barriere architettoniche e quotare il vostro cerchio in pianta. Rapidamente sui comandi, sul richiamo rapido dello strumento quota allineata, qui nella barra in alto avete la possibilità di richiamare il comando in maniera rapida, appunto, oppure utilizzando la scorciatoia da tastiera dei tasti DI. Utilizziamo subito lo strumento quota allineata, scusate, per procedere alla quotatura della mia pianta. Richiamo il comando. Vedete Revit, l'interfaccia di Revit assumerà la solita colorazione verde nel momento in cui attivate il comando. Avete la possibilità di decidere qui nella scheda modifica posiziona quote da quale superficie far partire la vostra catena di quote. E avete la possibilità di scegliere linea d'asse del muro. Revit, vedete, selezionerà l'asse del vostro elemento. Avete la possibilità di scegliere superfici del muro, quindi switchando col tasto Tab avete la possibilità di selezionarle tutte. C'è poi la possibilità di scegliere centro del nucleo, che coincide in questo caso con l'asse dell'elemento architettonico, e superfici del nucleo. Revit, vedete, vi selezionerà le due facce disposte simmetricamente rispetto all'asse. Bene ragazzi, procediamo con la quotatura della nostra pianta, o del vostro progetto in questo caso. Scelgo lo strumento quota allineata, mi dispongo, lasciamo un attimo in sospeso la questione legata ai riferimenti e ai muri interni, lasciate l'opzione attiva sui riferimenti, scegliamo superfici del muro e aiutandomi col tasto Tab vado a quotare il mio muro superiore. Quindi parto da questa superficie, voglio quotare la larghezza delle mie finestre, benissimo. A questo punto ragazzi non devo premere il tasto ESC, se premessi il tasto ESC, pam, ecco, Revit mi praticamente annulla il comando e tutto ciò che ho realizzato fino a quel momento viene perso. Devo realizzare la mia quota e una volta finito, dopo essere sicuro di aver finito, devo cliccare nel vuoto, in uno spazio vuoto del mio spazio di lavoro. Clicco e Revit capisce che lo strumento quotatura, diciamo la quota che voglio realizzare, è completa. Se volessi continuare, proseguire a quotare il mio elemento, non devo fare altro che selezionare la quota, cliccare sul tasto modifica linea di guida e Revit riconoscerà l'ultimo punto in cui ho terminato e io potrò proseguire a quotare il mio elemento. Cosa succede se seleziono un punto che non voglio venga quotato? Come in questo caso sto quotando la larghezza delle mie finestre, ho selezionato l'asse dell'ultima finestra, non devo fare altro che spostarmi di nuovo sull'asse, vedete l'asse si illumina nuovamente, Revit capisce che quel punto, quella quota deve essere annullata e proseguo a quotare di nuovo la larghezza del mio elemento fino all'ultima faccia del muro. Clicco nel vuoto dello spazio di lavoro
e la quota è stata realizzata. A questo punto c'è la possibilità di rendere questo processo ancora più rapido. Possiamo lasciare attiva l'opzione superfici del muro, recarci sul menu a tendina successivo e selezionare muri interni. Mi si attiverà questo tasto opzioni che vado a richiamare, opzioni di quotatura automatica. Revit mi chiede cosa vuoi quotare in riferimento alle aperture, gli assi delle finestre o la loro larghezza. Io gli dico guarda, questa volta quotami i centri. Per quanto riguarda i muri intersecanti, Revit andrà a riconoscere i muri che appunto intersecano l'elemento che sto quotando, gli dico sì. Per quanto riguarda le griglie lascio per ora le lascio disattive, gli do ok, seleziono l'elemento che voglio quotare e vedete Revit mi sposto in alto, Revit realizzerà in maniera del tutto automatica la catena di quote che mi interessa. Gli do ok, gli do scusate ESC, ancora ESC per disattivare il comando ed è fatto. Cosa succede se lascio l'opzione muri interni, tutte le opzioni che ho attivato le lascio come erano? Cosa succede se cambio da superfici del muro ad asse del muro? Revit mi sposto sull'elemento ancora una volta che voglio quotare, clicco, Revit invece di quotare, vedete prima avevamo quotato il loro spessore perché abbiamo scelto le superfici del muro, a questo punto Revit partirà dagli assi dei muri intersecanti, per cui avrò una catena di quote che partirà dall'asse, quoterà l'asse delle bucature e così via l'asse degli altri muri intersecanti fino ad arrivare all'asse dell'ultimo muro qui disposto alla fine della pianta. Ragazzi, due parole sugli snap che compaiono, questi puntini blu che compaiono nel momento in cui seleziono la quota. Ne abbiamo sostanzialmente tre, uno di estremità disposto qui alla fine delle linee di riferimento, un secondo disposto sulla linea guida fondamentalmente e un terzo disposto sotto il testo. Il primo mi consente di allungare o accorciare le linee di riferimento fondamentalmente, il secondo vi dà la possibilità, adesso avevamo quotato la faccia esterna del muro, vi dà la possibilità di scegliere un altro riferimento, mettiamo di voler quotare la faccia esterna del nucleo, aiuto col tasto tab, vedete si illumina in blu, mi lascio la quota e vedete a questo punto la quota prenderà come riferimento la superficie che ho appena scelto. Il terzo snap è quello relativo ai testi, vi consente fondamentalmente di spostare il vostro testo. In questo caso compare questo strano arco che è bruttissimo da vedere, che può essere cambiato, vi mostrerò dopo come, e quindi rendere la vostra catena di quote più ordinata e fare in modo che i numeri, diciamo i valori dimensionali non si accavallino. Passiamo ora ad analizzare le proprietà del tipo, come è possibile personalizzare lo stile di quota. Selezioniamo lo stile di quota che vi ricordo era diagonale metri, stile di quota lineare diagonale metri, modifica del tipo, ho la possibilità di cambiare il tipo di stringa di quote. Cosa significa? In questo caso impostare su continuo. Se dovessi scegliere linea base e applicare e confermare la modifica, vedete Revit ha disposto per così dire le tre catene di quote che avevo realizzato, facendo in modo che ogni singola quota abbia come riferimento di base il punto iniziale. Quindi vedete il primo tratto, questo pieno, è stato quotato, poi su una catena successiva separata mi quota dal punto di base fino alla fine alla seconda estremità della prima bucatura. Un casino, quindi riseleziono la quota, modifica del tipo, la riporto su continuo, applico. In questo caso avevo allontanato le catene di quote per permettervi di vedere in maniera più chiara, la riporto nella posizione iniziale, ecco qui. Seleziono modifica del tipo, vado a scegliere coordinata, applico,
confermo. Quello che Revit avrà fatto, andiamo a spostare un attimo i testi, avrà fondamentalmente, scusate, questo testo appartiene alla prima quota, non avrà fatto altro che realizzare delle quote progressive, quindi 0, 31 lo spessore del muro, 2,84 m l'asse della finestra e così via. Vi seleziono la quota, modifica del tipo, riporto su continuo, applico, va benissimo. Bene, adesso passiamo ad analizzare le proprietà del tipo, le altre proprietà del tipo. Seleziono la quota, modifica del tipo, la successiva è tipo direttrice, è ciò di cui vi parlavo prima. Ricorderete, nel momento in cui sposto il testo della mia quota, compare questa bruttissima linea d'arco. È possibile modificarla attraverso questa proprietà del tipo direttrice, selezionare linea, applicare, vedete la linea direttrice sarà in questo caso dritta. Facciamo due salti a mostra direttrice quando il testo viene spostato. In questo caso è impostato sul lontano dall'origine. Cosa significa? Se dovessi impostarla su oltre le linee guida, applicare e confermare, la linea direttrice, scusate, comparirà soltanto nel momento in cui il testo andrà oltre la mia linea guida. Nel momento in cui il testo si troverà in questo range qui, della quota a cui fa riferimento, la linea direttrice non comparirà, anche se dovessi spostare il testo migliaia di chilometri lontano dalla mia quota. Lo riporto nella posizione iniziale, modifica del tipo. Se dovessi invece scegliere lontano dall'origine, beh, è abbastanza intuitivo. Nel momento in cui mi allontanerò dall'origine, vedete la linea direttrice comparirà subito. Bene ragazzi, di nuovo modifica del tipo. L'altra proprietà è lunghezza spalla, che vi consente sostanzialmente di realizzare una sorta di piega all'interno della linea direttrice, più facile a farsi che a dirsi, 10 mm, anzi facciamo una cosa, così noterete in tempo reale il cambiamento. Sposto prima il mio testo qui in modo che compaia la linea direttrice, poi modifica del tipo, lunghezza spalla l'ha imposto a 20 mm, quindi 2 cm, applico, vedete Revit ha realizzato, abbiamo esagerato col valore, Revit ha realizzato questa sorta di piega all'interno della mia linea direttrice. Vado a cambiarne il valore a 1 mm, applico, ok, e adesso avrò un risultato graficamente più accettabile. Bene ragazzi, proseguiamo con le altre proprietà. Abbiamo la possibilità di cambiare il contrassegno è questo simbolo grafico qui che divide le varie quote, scegliendo tra quelli che Revit mette a disposizione. Ragazzi, piccolo trick per quanto riguarda i contrassegni: se dovessi scegliere per esempio punto pieno, ok, applicare o qualunque contrassegno sia presente qui nel menu a tendina, applicare la modifica, confermare. Inizialmente non è abbastanza intuitivo capire come modificare la dimensione del contrassegno, anche perché se selezionate la quota e vi recate nelle modifiche del tipo, non c'è nessuna proprietà del tipo qui in questo nell'elenco delle proprietà del tipo della quota che vi permette di cambiare la dimensione del contrassegno. Quello che potete fare è uscire dalla modifica di proprietà del tipo, innanzitutto però ricordarvi che tipo di contrassegno avete scelto, in questo caso punto pieno, confermare l'operazione o chiudere comunque la scheda delle proprietà del tipo, recarvi nella scheda gestisci, impostazioni aggiuntive, annotazioni, frecce, non salvo il progetto per ora, e qui in questa scheda qui scegliere punto pieno, che è quello che ho scelto io, duplicarlo, rinominarlo punto pieno Narkwitz, confermare l'operazione, scegliere la dimensione del contrassegno, quindi la porto a 1 mm, gli do ok,
A questo punto riseleziono la mia quota, modifica del tipo, mi reco alla proprietà contrassegno, punto pieno Narkwitz, applico OK e avrò la possibilità in questo caso di cambiare la dimensione, in questo modo di cambiare la dimensione del mio contrassegno. Bene, proseguiamo. Seleziono la quota, modifica del tipo, spessore linea sostanzialmente mi dà la possibilità, esco un attimo dalla scheda del tipo, disattivo il comando linee sottili per visualizzare in tempo reale le modifiche, seleziono la quota, modifica del tipo, spessore linea mi dà la possibilità sostanzialmente di cambiare lo spessore della linea direttrice e delle linee scusate, della linea direttrice della quota e della linea direttrice dei testi. Quindi se dovessi portare il mio spessore della linea a 7, applicare la modifica, vedete, le linee avranno cambiato il loro spessore. La riporto a 1,7 è un valore eccessivo. Spessore della linea del contrassegno è impostato a 2, posso impostarlo a 6. Nel mio caso ovviamente i cerchi pieni, i punti pieni diventeranno più grandi perché la circonferenza del punto avrà cambiato il suo spessore e quindi risulterà in totale, diciamo nel complesso, il punto più grande. Lo riporto a 1. Prolungamento linea di quota determina quanta porzione della vostra linea direttrice della quota va oltre il punto finale che avete quotato. Se dovessi impostarla a 10 mm, quindi 1 cm, applicare, vedete, la linea direttrice della quota si allungherà e andrà molto oltre. La riporto a 1 mm, applico. Abbiamo poi il controllo delle linee di guida, fondamentalmente fissato a linea di quota, parliamo delle linee verticali che dividono le varie quote. Se dovessi impostarlo a distanza dall'elemento, si attiva a distanza dalla linea di guida rispetto all'elemento e fissarla a 2 mm, digitare applica, ok, vedete che la distanza della mia linea guida rispetto al punto da cui ho fatto partire la quota sarà 2 mm. Andiamo a punto 0,2, considerando che l'unità di misura impostata in centimetri è corretto, 2 mm. A questo punto ritorno, seleziono la mia quota, modifica del tipo. Io vi consiglio di tenere la proprietà controllo linea di guida su fissato a linea di quota, applicare. Lunghezza linea guida determina 10 mm, applica fondamentalmente la lunghezza delle varie linee guida. Potete tenerla impostata millimetro, penso che sia un valore più che accettabile. Avete inoltre, ragazzi, la possibilità di aggiungere un contrassegno alle linee di guida, quindi se dovessi impostare una lunghezza delle linee di guida a 10 mm, applicare, e recarmi qui alla voce contrassegno linea guida, posso aggiungere all'estremità delle linee guida un contrassegno. Diagonale, applica, vedete, è stato aggiunto un contrassegno all'estremità di ogni linea di guida, cosa che io sconsiglio di fare per non rendere il tutto molto confuso. Quindi vado a selezionare nessuno, contrassegno linea guida, applico, e avete poi qui alla fine la possibilità di virare il colore delle vostre quote. Digitare ok, applicare e confermare l'operazione. Ragazzi, un'ultima proprietà che io trovo estremamente importante e utile è snap distanza linea di quota, che fondamentalmente vi consente di impostare una distanza, in questo caso 5 mm, impostiamola a 10 mm, anzi 20 mm, 2 cm, applico, ok, vi consente, cancelliamo un attimo queste due linee di quota, vi consente di, nel caso in cui dovessi, per esempio a nota allineata, muri interni, ok, di realizzare, nel caso in cui realizzassi un'ulteriore linea di quota, praticamente Revit alla distanza di 2 mm, non so se si nota, se si vede dalla registrazione, vedete all'improvviso Revit mi blocca la quota, la linea di quota, compare qui una linea tratteggiata blu, non so se la vedete,
che corrisponde praticamente alla posizione di 2 cm dalla quota che già esiste, che è disposta qui in basso. Quindi nel momento in cui io mi sposto in alto, all'improvviso si attiverà questo snap automatico che mi dice: guarda, sei a la distanza di 20 mm dalla linea di quota, dalla prima linea di quota che hai precedentemente realizzato. Clicco e infatti se dovessi misurare la distanza dalla seconda linea di quota alla prima, vedete, siamo intorno ai 2 cm, corrispondenti ai 20 mm che ho impostato qui in snap distanza linea di quota. La riporto a 5 mm, che è un valore accettabile, applico, ok. Ragazzi, ritorno rapidamente nella modifica del tipo. Dopo le proprietà relative alla grafica, abbiamo le proprietà relative al testo, sono molto intuitive. Fondamentalmente avete la possibilità di dire a Revit di sottolineare il testo, di rendervelo corsivo, in grassetto, modificarne la dimensione del testo, quindi l'altezza, l'offset del testo alla linea di quota, la convenzione di lettura, se il testo deve essere disposto al di là della linea di quota in alto, poi a sinistra, al di sotto e quant'altro, il carattere del testo, e se dire a Revit di rendere lo sfondo del vostro testo trasparente o renderlo opaco, applicare. In questo caso, se doveste avere, facciamo un esempio, una regione, cioè una campitura nera, andiamola a renderla rapidamente con un riempimento solido, ok, vedete, Revit avrà disposto al di sotto dei vostri testi uno sfondo opaco bianco in modo da rendere visibile di facilitare la lettura dei vostri dati dimensionali, nonostante la presenza di una campitura nera di base. Ragazzi, l'ultima proprietà che è degna di nota nelle proprietà del tipo dello strumento quota è relativa alle unità primarie. Avete la possibilità, nonostante per esempio lo spazio di lavoro sia settato in metri, di dire a Revit: guarda, mostrami tutte le quote in millimetri con 0 decimali, confermare, applicare, confermare, e a questo punto avrete tutte le quote visibili in millimetri. Ragazzi, ultimissimo appunto sulle quote, perché è un errore che vedo fare spesso. Nel momento in cui cambiate la scala di rappresentazione, per esempio da 1 a 100 a 1,50, il testo delle mie quote risulterà più piccolo, ma soltanto graficamente. Questo perché Revit adatta la dimensione dei testi e dei vari segni grafici di rappresentazione alla scala di rappresentazione che sto utilizzando, ma il testo, la dimensione del testo della quota sarà sempre di 2 mm, cioè sarà sempre quella riportata all'interno della proprietà del tipo, qui alla voce dimensione testo. Se infatti dovessi fare una prova e portare una pianta piano terra in scala 1 a 50 e una sua copia in scala 1 a 100 all'interno di una tavola, facciamolo subito, all'interno di una tavola 0, trascino qui la mia pianta 1 a 50, la dispongo qui, poi prendo la mia pianta 1 a 100, la dispongo qui, le dispongo una a fianco all'altra. Vedete, la dimensione del testo della quota è la stessa, perché il valore del testo, della dimensione del testo, è determinato dalla dimensione testo nella scheda proprietà del tipo. Il cambio di dimensione che vedete quando cambiate la scala di rappresentazione è soltanto un cambio di dimensione all'interno dello spazio di lavoro, perché la pianta si adatta alla nuova scala di rappresentazione. Se infatti io dovessi misurare nello spazio carta, chiamiamolo così, il nostro testo della pianta 1 a 100, no, 1 a 50, scusate, 0.002, 2 mm, che è il valore della dimensione testo nella scheda di proprietà del tipo,
nella mia pianta 1 a 100 avrò lo stesso valore 0.002 mm. Perfetto ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto. Io spero di avervi fornito delle informazioni utilissime per personalizzare i vostri stili di quota. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like qui sotto, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!